Salve e benvenuti nel mio canale. Come ripristinare un davanzale rovinato dalle intemperie e dallo smog. Questo è un esempio per simulare un davanzale. È una vecchia mattonella in cemento esposta a 40 anni di intemperie e questa è la situazione. Muffe, smog, non manca niente. Vi illustrerò come con pochissimi elementi a disposizione di tutti riuscirò a riportare questa superficie allo stato nuovo. Gli elementi che utilizzeremo sono acqua, una spugna, una paglietta in lana d'acciaio, un po' di detersivo per piatti diluito, un po' di paraffina delle candele. La prima cosa da fare è usare un po' il nostro sgrassatore. Ne basta proprio poco, un po' di acqua. Prendiamo questa paglietta e delicatamente cominciamo a passare tutta la superficie. Questo lavoro è meglio farlo all'ombra, altrimenti la superficie tende ad asciugarsi rapidamente. Strofiniamo delicatamente senza premere troppo sullo stesso punto. Intanto il detersivo emulsiona i residui più superficiali di smog, che sono residui grassi, diciamo, e la paglietta meccanicamente aiuta a rimuovere il suddetto smog e altre particelle appiccicate. Ogni tanto, se necessita, aggiungiamo un goccetto d'acqua, qualche altra goccia di detersivo, così lo sporco si mantiene in emulsione. Con la spugna cominciamo a raccogliere, così via. Possiamo continuare con questa paglietta, sempre delicatamente. Più lavoriamo e meglio è, poi ognuno si regola a seconda dello sporco che ha. Si potrebbe anche usare un pezzettino di carta vetrata molto sottile. Questa è la carta vetrata, è una 180. Mi raccomando, sempre con un velo di detersivo e acqua, che così il detersivo aiuta sempre a emulsionare eventuali residui di sporco. Delicatamente. Per l'ultimo trattamento si deve asciugare bene. Diciamo che la superficie è pulita, però se la lasciamo così assorbe acqua perché non è protetta da nessun materiale idrorepellente. In commercio esistono svariate paste, liquidi per trattare, ma noi vogliamo essere economici nei nostri lavori e ottenere lo stesso effetti duraturi nel tempo. Quindi userò questa semplice candela che è di paraffina e un ottimo idrorepellente. La superficie deve essere bella tiepida, quindi è perfetto farlo il giorno successivo, magari dopo che è passato il sole, che è molto caldo. Qui verrà trattata con la paraffina, semplicemente strofinandola. Vedete come si consuma? Vuol dire che il materiale sta penetrando in mezzo alle asperità della superficie. Se la superficie è calda si scioglie un po' e penetra ancora meglio nei pori, quindi la protezione è più in profondità. Non avendo il sole qui, utilizzerò la pistola. Vedete come si scioglie? Questo permette alla paraffina di penetrare all'interno del materiale e quindi lo ancora bene, lo protegge per diversi mesi, oltre a ridargli anche un certo tono al colore. C'è anche una soluzione più veloce, ma costa qualcosa in più. La cera in pasta per mobili è una cosa tipo questa qua, cera dell'antiquario, sono delle paste, però comunque un barattolo non costa moltissimo, 8-9 euro, basta per anni, diciamo. Fatto questo, prendiamo un po' di carta, strofiniamo per togliere l'eccesso. Finito, il lavoro è finito. Guardiamo contro luce, non so se la cam rende. Qui è una superficie nuda, pulita, ma nuda. Ahimè, questo in 3-4 mesi di pioggia e umidità ritorna sporca. Invece questa, no. Vi faccio vedere la differenza. Qui metto l'acqua, vedete come tende a penetrare. Scivola un po', ma comunque si impantana.
Invece su quest'altro lato, proprio idrorepellente. Adesso vi mostro anche il procedimento, asciugo un attimo, vi mostro il procedimento con la pasta. Ovviamente come scorre via l'acqua, scorre via pure la polvere. Il ragionamento è semplice, se su questa superficie trattata con la paraffina si appoggia della polvere e il giorno dopo piove, la stessa acqua andrà a lavare quella polvere senza farlo penetrare. Invece in quest'altro caso la polvere si appoggia, piove e quella polvere sciogliendosi penetra nei pori e torna di nuovo sporco. Comunque torniamo all'uso di questa cera. Ne prendo un po'. Questa vedete si scioglie bene anche con solo col passaggio. Diciamo che si potrebbe fare a meno del calore, però il calore comunque aiuta pure questo tipo di cera a penetrare meglio nei pori. Abbiamo avuto lo stesso risultato, quasi lo stesso risultato in minor tempo, senza dubbio. Possiamo metterne un altro po'. Magari questo, una volta passati questi trattamenti idrorepellenti, risulta anche più facile la pulizia nei mesi successivi. Basta un panno umido e si pulisce. Poi se magari uno prima dell'inverno ci ripassa un po' di questa cera, tanto di guadagnato. Aumenteremo l'idrorepellenza. Adesso lo scaldo un po', vi faccio vedere come si allarga. Scopriamo un po'. Cioè il risultato è pressappoco uguale. L'unica cosa è che la cera semisolida ha un prezzo maggiore. Il pezzo di candela non ci costa nulla. C'è una bella differenza con la prima immagine e questa. Ok, se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale perché mi piace avere un seguito e metti un like e condividi. Grazie.